Ciao a tutti, benvenuti da Demiurgo del Depensamento. Oggi siamo su Pac-Man World 2 per PlayStation 2 e vi farò vedere dei glitch allucinanti, alcuni per curiosità, alcuni molto utili nelle speedrun o per raggiungere il massimo livello di completamento del gioco in modo hardcore e ovviamente in modo esperto. Allora, il livello che dobbiamo fare è questo qui. Allora, questo è un glitch, è praticamente del secondo livello di gioco, i primi passi. Praticamente è un glitch semplicemente per curiosità, vi faccio vedere se ci riesco. Allora, per andare, praticamente bisogna aggrapparsi a questa parete. Ecco, guardate, guardate dove siamo. Siamo fuori dalla mappa, guardate quanti glitch. Guardate, lo sfondo 2D e mezzo. Allora ragazzi, comunque, adesso vi faccio vedere un po' di cazzate, così comunque non c'è niente da fare. Guardate le telecamere come sono buggate. Dovete sapere che la cosa peggiore di sto gioco, benché il gioco sia stupendo, sono le telecamere. È per questo che il gioco è difficilissimo, perché c'è delle telecamere allucinanti. Guardate! E adesso moriamo come dei coglioni. Comunque questo non è importante. Allora, adesso passiamo a robe hardcore. Passiamo al livello di Magma Mia, che si trova nella zona del vulcano. Allora, siamo già verso la fine del livello, praticamente. È molto utile nelle prove a tempo, ma anche nelle speedrun. Uno sta facendo una speedrun, sto facendo la prova a tempo per ottenere il gettone bonus. Adesso c'è una zona particolarmente difficile, appunto molto tosta, appunto perché questo gioco c'ha delle telecamere che fanno schifo. È impossibile gestire Pac-Man. Stavo per morire qui. È impossibile gestire Pac-Man senza, cioè, capendo dove si sta andando, perché appunto non vedete il terreno sotto di voi. Qui bisognerebbe rotolare e fare la solita serpentina, difficilissima, senza morire. Ma se voi ci buttate giù, vedete in fondo il luccichino, ecco, puntate e fate proprio la bomba. Ecco. Adesso vabbè, c'è il collider, ci spostiamo un po' più in là. Vedete, è buggatissimo. Ci spostiamo un poco più in là. Buggatissimo, ecco. Ecco ragazzi, siamo arrivati alla fine del livello. Abbiamo trovato lo switch della fine del livello. E se finisce, si salta un sacco di parti, si rischia di morire pochissimo. Adesso andiamo al livello Panico Vulcanico. È un altro livello molto tosto. Allora anche qui, questo ragazzi è il livello qui, è un glitch che vi permette di saltare, guardate. Allora facciamo un po' di speedrun. Bisogna andare velocissimi, prendere la palla di metallo per andare nella lava. Proprio velocissimi prima che ci finisca il potenziamento. E quando siamo qui, invece di proseguire dritti normalmente, andiamo sotto la lava, ci carichiamo. Adesso bisogna fare il timing corretto di salto, altrimenti si rimane impantanati. Quindi bisogna fare veloce, puntare qua dove c'è l'ombra che fa lo spigolo. E poi bisogna, ecco, vedete, sta per finire, ci buttiamo giù. Adesso qua bisogna stare attenti, perché c'è il collider che se ci andiamo male ci uccide, perché c'è la lava in realtà, anche se non si vede, perché giocano Ecco fatto. Se andavo appena più su morivo, perché c'era la lava invisibile praticamente. Questa era la fine del livello, che era sotto di noi. Perfetto. E adesso faccio vedere l'ultima chicca. Praticamente è un glitch che serve. Si chiama Clock Reset Glitch. Aspettate un attimo, l'ho segnato nei miei appunti anche qui. Si chiama lo Stopwatch Glitch. È lo stopwatch glitch, che praticamente è nel livello del sottomarino. Adesso ci andiamo. Praticamente serve per finire il livello in 3 minuti e mezzo in meno. Invece durerebbe 7 minuti, quindi è un livello molto peso, noioso. È il livello più brutto del gioco, però è tosto da fare la prova a tempo. Invece con questo glitch praticamente dimezzate il tempo. Allora, questo glitch
consiste... Allora, all'inizio non bisogna raccogliere l'orologio appena inizia il livello, bisogna saltarlo la prima volta che appare. Ecco, abbiamo cominciato il livello, Allora, questo è il livello odioso. Comunque, allora, adesso non dobbiamo raccogliere assolutamente l'orologio e dobbiamo prendere 0 punti, quindi non dobbiamo fare punti assolutamente fino al primo checkpoint, ovviamente senza morire. Quindi non possiamo sparare, non possiamo fare niente, dobbiamo semplicemente eliminare gli ostacoli. Fino al primo checkpoint. E dopo che siamo arrivati al primo checkpoint dobbiamo morire una volta, quindi dobbiamo perdere una vita. Dopo che abbiamo perso una vita, dopo che l'abbiamo persa questa vita, dobbiamo continuare a ottenere lo 0% di percentuale di completamento del livello fino a quando l'orologio non riappare di nuovo. Dopo vi spiegherò perché riappare di nuovo. Non è previsto che riappaia come nei giochi di Crash, non può riapparire. Invece qua riappare se si fa sto glitch. Quindi dopo basta raccogliere l'orologio normalmente, continuare normalmente come facessimo con la prova tempo. E ora possiamo raccogliere quello che vogliamo e attaccare tutti i nemici che vogliamo. Allora, la spiegazione è semplice, perché questo livello va in una specie di circolo o loop di un qualche tipo. Ma come mai gli sviluppatori hanno piazzato 2 orologi nello stesso livello? Non avrebbe senso. E quindi secondo me l'orologio appare di nuovo nello stesso punto dell'inizio in cui appare all'inizio del livello, perché praticamente questo livello non è altro che una ripetizione di se stesso 2 volte, cambiano soltanto le apparizioni eccetera. Ma se ci fate caso, appunto i tubi, ma se ci fate caso lo sfondo è uguale sotto, anche la musica si ripete. E una terza volta l'orologio non riappare, ovviamente. Ho cercato anche io di ridurre ancora di più, ma appare massimo 2 volte, non di più. Perché si vede che dopo la seconda volta il loop si rompe. E niente ragazzi, adesso spero che vi piaccia sto glitch. Adesso niente, vi lascio godere. Vedete, siamo morti appunto apposta, abbiamo già raccolto il primo checkpoint, siamo morti apposta. Adesso continuiamo normalmente, una parte un po' pallosa, però vedrete che prima o poi riapparirà l'orologio, poi lo prenderemo e si dimezza il tempo. Niente, guardatevi, vi lascio godere il resto del video e alla prossima da Demiurgo del Pensamento. Ultima cosa, curiosità. Se state guardando questo video, noterete che la Play 2 si vede molto bene. Sapete perché? Perché praticamente io con il mio tutorial avanzato, le mie conoscenze hardcore, praticamente ho vari aggeggi infernali che mi permettono di avere la Play 2 in una qualità molto buona. Allora, praticamente, vabbè, si sta reccando con l'Avermedia Game Capture HD2, consigliatemi assolutamente dal Dio del Metal. Si sta reccando a 60 fps ovviamente, e abbiamo praticamente la Play 2 collegata in modalità RGB, che è la qualità massima con la Play 2, collegata in RGB SCART della Paca Punch Pro Cable, che è un cavo della Madonna, senza disturbi audio né video, colori allucinanti, collegato allo scaler OSSC di Marx, che è uno scaler open source incredibile. Stiamo facendo in modalità Line 2X Bob Mode, praticamente fa il deinterlacing, cioè stiamo deinterlacciando la sorgente interlacciata della Play 2, che in questo caso sul gioco PAL è 576i, quindi noi stiamo reccando in realtà a 576p a 60 fps, quindi praticamente abbiamo la sorgente progressiva, perché poi esce in HDMI e finisce nell'Avermedia. Dall'Avermedia poi va alla mia TV con l'M cable della Marseille Inc., che fa l'upscaling sul mio televisore del gioco a 1080p a 60 fps, aggiunge l'anti-aliasing e migliora i colori. Guardate anche il mio video di calibrazione appunto dei televisori per avere le massime performance. E quindi io sulla mia TV lo vedo a 1080p fps, a 60 fps, anche con l'anti-aliasing e tutto. Voi qui su YouTube lo vedrete a 720p, appunto perché si fa poi l'upscaling con Sony Vegas, però la sorgente viene reccata a 576p, vabbè, 50 fps perché gioco pari.
Quindi io lo vedo molto meglio di come lo state vedendo voi adesso. Quindi se voi lo vedete bene, molto meglio di tutti i video in generale che si vedono sulla Play 2 che non siano emulati. E questa non è emulazione, ragazzi, io sto reccando dalla console originale, è un gioco originale, tra l'altro. E quindi è difficile vedere video di questa qualità. E ve ne porterò altre prima o poi. E niente, e poi appunto sì, e basta. E stiamo reccando appunto in questa qualità. E niente. Per qualsiasi domanda io sono qui. Ciao a tutti da Denungo di Pensamento, buon proseguimento del video.